Questo è un video un po' particolare per questo canale. Vi presento un disegno che ha fatto parte, insieme a altri due, di una selezione, il John Ruskin Prize, un premio abbastanza prestigioso e importante, a cui ho partecipato e i miei disegni, come capita spesso, non sono stati selezionati. Però è stato importante partecipare perché l'interazione con le altre persone, soprattutto quelle che hanno la vostra stessa passione, può far nascere dei contatti e delle amicizie e delle collaborazioni straordinarie e importanti. Io vi consiglio, qualora foste interessati, di partecipare a questi concorsi, però dovete stare attenti che siano certificati e siano proposti da enti, da istituzioni note e importanti, anche da istituzioni meno importanti, però che abbiano come finalità l'esposizione fisica del vostro lavoro in mostra. Io diffiderei di quei concorsi dove la partecipazione è solo online e quindi la mostra è solamente virtuale. Vi consiglio di partecipare innanzitutto per mettervi alla prova voi stessi e poi, come ho detto prima, per poter avere la possibilità di conoscere delle persone con cui interagire e crescere innanzitutto insieme a loro e poter dare al vostro percorso di ricerca personale un input assolutamente importante. Prima di lasciarvi a questo video in cui io presento questo disegno, ma naturalmente questo disegno come altri saranno tutti nel mio sito web www.albertorepetti.com, che io vi invito ad andare a visitare, e su questo sito voi troverete, oltre a questi, tutto il corpus dei miei lavori. Ci tengo moltissimo a un vostro giudizio, un vostro parere, anche se negativo, soprattutto per delle domande che noi possiamo porci e attraverso di esse avere uno scambio fruttuoso di collaborazione e di interazione fra di noi e soprattutto di condivisione del nostro lavoro. Vi lascio al video e, come sempre, vi auguro un buon weekend a tutte e a tutti. Buona visione. Il foglio è 29,7 cm in altezza e 42 cm in larghezza. È un foglio liscio, 200 grammi, di una marca i cui dati lascio nella descrizione. È importante andare a vedere la descrizione sotto il video perché in essa vi sono contenuti tutti i link a cui faccio riferimento e le informazioni riguardo il video e i contenuti del video e soprattutto i materiali che uso nel video. Come vedete, questo è un disegno completamente fatto con una Bic Cristal Original, una penna simile a quella che io in questo momento ho in mano. Il disegno è titolato In Search of the Sound of the Landscape e non è un titolo a caso e significa naturalmente in cerca del suono del paesaggio. Per suono intendo proprio una sequenza che può essere definita musicale, che si intreccia dentro queste linee per favorirne assolutamente la lettura a posteriori di tutto il percorso che le linee hanno compiuto sul foglio. Ed ecco perché mi interessa farvelo vedere da vicino, non tanto per riuscire a farvi vedere i particolari di questo disegno, ma proprio per riuscire a trasmettere la possibilità che io mi do quando disegno di poter lasciare traccia di tutto il percorso che le linee hanno mosso all'interno dello stesso. Il disegno in questione è una mia ricerca sul paesaggio che sintetizza attraverso il segno tutto il mio vissuto, la mia esperienza sull'osservazione appunto di ciò che mi sta intorno e quindi della natura.
Vorrei che questo disegno potesse rappresentare in qualche modo non tanto la ricostruzione della natura, ma una frammentazione di pensieri l'uno dentro l'altro. Questi pensieri ricorrono in maniera continua e si accavallano mentre io disegno. Naturalmente parto da una struttura molto regolata e regolare, in cui io traccio delle linee di massima in cui si svilupperanno i volumi del disegno. All'interno di quelle strutture, che possiamo chiamare blocchi, succedono delle cose dal punto di vista tecnico e grafico, che mi consentono appunto di cercare di costruire un volume e una profondità usando la linea sempre, il segno, però cercando di mantenere la possibilità di osservarne il percorso, senza o semmai in maniera proprio minore soffermarmi su un accenno di profondità, di nero profondo, ma se lo metto è proprio in funzione del fatto che possa essere risaltata la traccia, il sentiero che la penna ha percorso per condurci anche in quel nero profondo. Vi sono delle suggestioni che possono far venire in mente delle rocce, un fiume, delle foglie, degli alberi. Ecco, tutte queste suggestioni sono nella nostra memoria e anche nella mia, però vengono restituite all'interno di questo disegno in modo tale che gli occhi, naturalmente, non possono far altro che cercare delle similitudini con ciò che conoscono bene. Nel complesso, questo mio disegno è una narrazione di un evento, come e quasi fosse una partitura che procede con un inizio e un termine della sua esecuzione. Il fatto di poterne io solo vedere l'esecuzione è un limite, ovviamente, rispetto alla condizione dello spartito musicale che interpreta una vicenda che si svolge nel tempo. In questo senso io vado alla ricerca di questo suono, perché è proprio nella misura in cui io lo riesco a percepire che seguendolo io posso formare questa linea, oserei dire quasi continua, che fa in modo che tutto questo possa succedere. Il disegno a penna è una straordinaria possibilità che noi abbiamo di ottenere, come ho già detto, degli sfumati molto lievi e dei segni molto scuri. Qui sfumati non ve ne sono, vi è solo un tratteggio che rimanda alla grande scuola del tratteggio, e da lì ovviamente si può partire per riuscire poi a identificare all'interno del disegno proprio i vari segni, in modo tale che possano essere letti autonomamente, come se facessero parte ogni blocco di qualcosa di complesso che si incastra perfettamente insieme per restituirci la visione del paesaggio. Questa ricerca io l'ho portata, come ho detto, all'interno di questi miei disegni che ho presentato al John Ruskin Prize, ed è solo l'inizio di un percorso che voglio sviluppare e voglio consolidare nel tempo. Spero di riuscire a poter fare dei disegni ancora più grandi di quelli che ho presentato al concorso, di cui ve n'è uno di 140 cm x 130 e che potete guardare e osservare se andate a visitare il mio sito web, che è www.albertorepetti.com. Questo mio canale è anche un modo per riuscire a
commentare e a presentare le opere che io eseguo, anche se in maniera minore rispetto a tutti gli altri video che sono nel canale, però a forma di diario a volte mi piace inframmezzare i video che io posto sul canale con questi miei lavori per farvi partecipi della mia ricerca e della mia passione incrollabile nei confronti del disegno. Vi ringrazio di essere stati qui e vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e a commentare sotto la descrizione che dovete assolutamente leggere. E mi raccomando, condividete, se vi piace, questo video sui vostri profili social. Un saluto a tutte e a tutti. A presto.